Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo simpaticissimo cappellino eseguito ad uncinetto. Il punto di lavorazione è molto semplice e l'abbiamo già utilizzato per quanto riguarda il cappello Texas e la borsa hippie. Adesso andiamo a vedere insieme che cosa ho utilizzato e poi il tutorial. Per quanto riguarda il filato ho scelto di usare questo della Tesfera che si chiama Lana Soffice Maxi. È un filato 50% lana e 50% acrilico. È un filato molto morbido e a pelle assolutamente non pizzica. È un filato abbastanza spesso, c'è anche il lana soffice ma è leggermente più sottile. Questo, a parer mio, per la realizzazione di questo progetto è assolutamente perfetto. È un gomitolo da 50 grammi, al cui interno abbiamo più o meno 75 metri. Quindi vi dico già da adesso che per la realizzazione del nostro progetto occorreranno ben 2 gomitoli di questo filato. Per quanto riguarda il numero di uncinetto da utilizzare, sulla fascetta viene riportato l'uncinetto o i ferri dal 6 al 7. Per la mia mano con questo filato userò invece l'uncinetto numero 5,5. Una volta che avete scelto il vostro filato, va bene qualsiasi filato che vi piace per la realizzazione di questo progetto e l'uncinetto, vi occorrerà l'ago da lana, il centimetro da sarta e ovviamente le forbici. Adesso andiamo direttamente con la realizzazione del nostro progetto. Realizziamo anzitutto il cappetto iniziale, dopodiché andremo ad eseguire un totale di 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, più una per voltare la lavorazione. Dopodiché andremo a lavorare su ogni catenella sottostante un punto basso, quindi entro nella seconda catenella subito dopo l'uncinetto e vado a realizzare il primo punto basso, catenella successiva, secondo punto basso. Devo lavorare i punti fino ad ottenere i miei 8 punti bassi. Questo è il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e l'ultimo che è l'ottavo. Dopodiché catenella per voltare la lavorazione e da qui in poi lavorerò i miei punti bassi prendendo solo la costina laterale di ogni punto, quindi quella posta più all'esterno, ed eseguo nuovamente i miei 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Catenella per voltare e ripeto, quindi devo sempre lavorare punti bassi prendendo la costa retro. Ovviamente contate sempre che i punti siano 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ultimo, l'ottavo. Catenella per voltare e ripeto, devo fare questi passaggi fino ad ottenere una fascia che, una volta chiusa su se stessa, mi permetta facilmente di passare dalla testa. Quindi devo sempre lavorare i miei punti bassi in costa retro. Una volta che avete eseguito la vostra fascia andate tranquillamente a misurarla. Nel mio caso ho fatto una fascia di circa 42 cm. Tenete presente che il punto è molto elastico. Se andate a tirare la vostra fascia vedete che si allarga ulteriormente. Io da
42 cm, riesco ad arrivare tranquillamente a 58 cm tirando la fascia. Quindi io vado semplicemente a fermarmi qui e adesso vado a chiudere la mia fascia. Cercate di finire l'ultimo giro in questo modo da avere il filato di lavorazione opposto alla codina iniziale, in modo tale che una volta che andiamo ad unire i due lembi della nostra fascia ci troviamo con il filato su questo lato, e quando andiamo a fare il primo giro per quanto riguarda il perimetro della fascia andiamo anche a nascondere la nostra codina. Per cucire la nostra fascia andiamo semplicemente a sovrapporre le due parti finali della nostra fascia. Entriamo nello stesso punto dove abbiamo l'uncinetto e nella costina del lato opposto. Ho 3 anellini sul mio uncinetto e vado a chiuderli con un punto bassissimo. Punto successivo, sempre lavorando in costa retro, entro anche nella costina nella parte opposta. Ho 3 occhielli sull'uncinetto e li chiudo insieme. E questo è il modo che dovrò utilizzare per chiudere i due lembi della mia fascia. Ovviamente, visto che i punti sono 8, anche in questo caso la cucitura dovrà comprendere 8 punti. Al termine della cucitura vado semplicemente a realizzare una catenella per alzare un pochino il giro, dopodiché vado a rivoltare la fascia in questo modo. Come vedete da questa parte la cucitura è assolutamente invisibile. Dopodiché vado a fare un giro di punti bassi su tutto il perimetro della mia fascia. Quindi entro nel mio punto, in questo modo vado a realizzare il primo punto basso. Punto successivo, entro nella parte dove ho la treccina, prendo tutto il punto, quindi ho 2 costine, e vado a realizzare il secondo punto basso. Per comodità, se fate difficoltà a riconoscere il primo punto, vi consiglio di inserire un marker. Prendete quindi il vostro marker e andate a inserirlo nel primo punto, in questo modo. Dopodiché proseguite la lavorazione lavorando punto su punto. Nella parte dove ho l'incalanatura ho questo punto dove ho solo una catenella, quindi vado a lavorare un punto basso. Sulla parte relativa alla trecciolina vado a prendere invece i due punti, le 2 maglie. Punto successivo, ho solo una catenella e vado a lavorarci il mio punto basso. Questo è quello che devo fare per tutto il mio primo giro di lavorazione. Al termine del primo giro a punti bassi vado semplicemente a rimuovere il mio marcapunti e mi chiudo con un punto bassissimo nel primo punto. A questo punto dobbiamo contare quante maglie abbiamo. Nel mio caso, avendo fatto 60 giri di lavorazione, è ovvio che ho 60 punti. Il multiplo di lavorazione per quanto riguarda la lavorazione che andremo a fare è di 4, ma essendo un punto leggermente che stringe, quindi rimpicciolisce un pochino la misura del nostro cappello, preferisco fare degli aumenti. Nel mio caso andrò a fare 8 aumenti per avere 2 modulini in più. Quindi vado semplicemente a inserire dei marcapunti in modo tale da avere 8 aumenti.
ho posizionato i miei 8 marker dove andrò a posizionare i miei aumenti. Per questo giro mi alzo di 2 catenelle e vado a lavorare un giro di punti alti. Se preferite, al posto delle 2 catenelle potete fare un punto basso sormontato da un altro punto basso. Andate a lavorare punto su punto i punti alti fino ad arrivare al marcapunti. Una volta che siete arrivati al marcapunti, andate a rimuoverlo e all'interno dello stesso punto andrete a lavorare un totale di 2 punti alti in modo tale da ottenere il primo aumento. Questo è quello che dovrò fare per tutto il giro, quindi punto alto sottostante e nel marcapunti vado a lavorare 2 maglie alte. Al termine del giro andiamo a chiuderci come sempre con un punto bassissimo. Adesso andiamo a lavorare il nostro giro di lavorazione, quindi mi alzo con 2 catenelle, pesco il mio filo e lavoro un totale di 3 maglie alte, quindi punto successivo, secondo punto alto, terzo punto alto nel terzo punto successivo. Dopodiché vado a lavorare il quarto punto in questo modo: raccolgo il filo sull'uncinetto e vado nel primo punto che precede le mie catenelle in questo modo. Dopodiché faccio passare il mio filato sul davanti delle 3 maglie alte che abbiamo lavorato e vado a lavorare il mio quarto punto alto. Questo è un punto che abbiamo già visto quando abbiamo lavorato il cappello Texax quest'estate e anche la borsetta hippie. Quindi salto il punto successivo, fate attenzione perché questo sembra un punto ma è il punto che abbiamo lavorato, quindi salto il punto successivo e in quello successivo ancora vado a lavorare i miei 3 punti alti, 1, 2 e 3. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare nel punto che abbiamo lasciato in sospeso, quindi carico il filo sull'uncinetto e lo porto sul davanti del lavoro. Vado a chiudere il mio quarto punto alto. Vedete che i punti vanno ad incrociarsi. Questo è quello che devo fare per tutto questo giro, quindi salto il punto successivo e in quello successivo ancora vado a lavorare i miei 3 punti alti, 1, 2 e 3. Il quarto punto vado ad incrociarlo passando nel punto che ho lasciato in sospeso, quindi carico il filo sull'uncinetto, lo porto sul davanti della lavorazione e chiudo il mio punto alto. Questo è quello che devo fare per tutta la riga. Al termine del giro, come sempre, andate sempre a chiudervi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Per il giro successivo facciamo un giro di assestamento solo di punti bassi, quindi mi alzo con una catenella, rientro nel punto sottostante e lavoro il mio primo punto basso. Vado ad inserire un marcapunti nel primo punto che ho realizzato e poi vado a realizzare punto su punto i miei punti bassi. Mi raccomando, controllate sempre il numero di punti. Nel mio caso ho 68 punti, quindi in questo giro dovrò avere come sempre 68 punti bassi. Al termine del giro andate come sempre a chiudervi con un punto bassissimo in questo modo. Adesso dobbiamo ripetere il primo giro di lavorazione, quindi prendete come riferimento il primo modulo e guardate dove cade la maglia incrociata. Questo è il punto che dobbiamo lasciare in sospeso. Per distinguerlo vado a mettere un marcapunti
in modo tale che qui lavorerò la quarta maglia. Quindi vado semplicemente a camminare con un punto bassissimo nel punto successivo. Qui ho il marcapunti, mi raccomando, è dove dobbiamo fare la quarta maglia alta. Quindi faccio una catenella, o se preferite voi fate le 3 catenelle, io farò un punto basso sormontato da un altro punto basso, in modo tale che il mio primo punto alto sia un po' più cicciottello. Nei 2 punti successivi lavoro le mie maglie alte normalmente. Quindi abbiamo un totale nuovamente di 3 maglie alte. Carico il filo sull'uncinetto e passo dove ho lasciato il marcapunti, in modo tale da lavorare l'ultima maglia alta incrociata. Porto in avanti il mio filato, cercate di tenere la lavorazione morbida, se no il lavoro si comprime troppo, e vado a chiudere il mio punto alto. Stessa cosa vado a fare nei punti successivi, quindi punto successivo lo vado a saltare e dal secondo vado a lavorare 3 punti alti, 1, 2 e 3, e il quarto punto lo lavoro nel punto che ho lasciato in sospeso. E questo è quello che dovrò fare per tutto questo giro. Come vedete, i moduli si andranno a incolonnare a quelli sottostanti. Quindi salto il punto successivo, dopodiché realizzo i miei 3 punti alti. Il quarto punto vado ad incrociarlo passando nel punto che ho lasciato in sospeso. Terminato anche questo giro, vado nuovamente a chiudermi con un punto bassissimo. Adesso vado a ripetere il giro di punti bassi, quindi mi alzo solo con una catenella e vado a lavorare punto su punto i miei punti bassi. Questi 2 giri sono i giri che andranno sempre ripetuti fino a raggiungere l'altezza totale del nostro cappellino. Io adesso vado avanti e poi vi dico quanti giri ho fatto, quanto misura il mio cappello. Ricordatevi che una volta che avete finito il giro con i punti bassi, di tenere presente come riferimento il giro sottostante dei punti alti incrociati, in modo tale da incolonnare i moduli tra di loro. Sono andata avanti con la lavorazione e ho raggiunto la lunghezza per il mio cappello. La misura che ho ottenuto, comprensivo del bordo, è di circa 22 cm. Escludendo il nostro bordo, ho lavorato un totale di 17 cm per quanto riguarda l'altezza del cappuccio. Quindi una volta che avete praticamente raggiunto la lunghezza del vostro cappello, prendete un ago da lana e andate a sistemare tutti i punti obliqui in maniera tale da rendere i punti obliqui un po' più belli. Se vedete quindi che sono accavallati, semplicemente andate a sistemarli come sto facendo io in questo modo. Adesso andiamo a fare la nostra cucitura, quindi pieghiamo il cappello in questo modo, in modo da avere l'anellino dell'ultimo punto lavorato su di un lato, dopodiché facciamo passare l'uncinetto e andiamo a cucire tutto il bordo, quindi prendendo le costine più vicine, quindi quelle più interne, cucendole quindi con dei punti bassissimi. Quindi passo nel primo punto disponibile, entro nella mia costina, quella più nella parte interna, quindi nella costina retro, e entro nella costina del lato opposto, nella più vicina.
Una volta che ho le mie 3 asoline sull'uncinetto, vado a chiuderle tutte e 3 insieme. Questo è quello che devo fare per tutto il mio lato del mio cappello. Quindi una volta che ho le mie 3 catenelle sull'uncinetto, vado a chiuderle. Entro quindi nella costina retro del primo lato e nell'altra costina del secondo lato e vado a chiuderle. E procedo in questo modo fino a cucire quindi il mio cappello. Una volta che avete eseguito l'ultimo punto, andate a fare il nodino, tagliate il filo e con l'ago passate la codina, quindi la parte terminale del nostro filato, all'interno del cappello e andate a nasconderla. Questo è il risultato una volta che avrete cucito il vostro cappello. Come vedete è davvero facile, è una lavorazione molto semplice, quindi adatta anche alle principianti. Per l'esecuzione di tutto il cappello ho usato 100 grammi di filato. Questo è quello che ho avanzato. Se voi volete fare un cappello un po' più largo e un po' più lungo, se usate questo filato vi consiglio di acquistare un gomitolo in più. Un'altra cosa che potete fare per dare un tocco in più è quella di cucire un'etichetta handmade come questa sul bordo del vostro cappello, in questo modo. Adesso vi faccio vedere questo cappello più altri che ho fatto indossati dal mio espositore. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!